Vorrei parlarvi di 5 titoli che ho reputato controtendenza e questa idea mi è venuta un po' così per noia durante le giornate caldissime qui nella pianura padana che vorrei abbandonare in favore delle montagne, ma ahimè non posso e dunque mi metto a fare queste ricerche un po' così di cuore, disordinate, senza seguire una logica precisa, a ragione del fatto che la maggior parte dei videogiochi ormai sono multipiattaforma, quindi Xbox, PlayStation e computer, e che su computer comunque Steam non rappresenta il 100% dell'utenza. I giochi nell'elenco di oggi mi sono familiari, quindi nonostante il caldo paralizzante spero di potervi presentare dei titoli non indie di vostro potenziale gradimento. Tiranno matto qui, avviluppato dalle fiamme della caldera mediterranea a causa dei venti subsahariani, dritto al sodo. Il primo gioco della lista dei titoli che piacciono a pochi, me compreso, per ironia della sorte ha un'ambientazione tropicale. Infatti ci torno sempre in periodo estivo, chissà come mai. Si tratta di Sea of Thieves, il mare dei ladri. È un open world a istanze in server condivisi, PvEVP. Il tema piratesco va a incentrare principalmente la nostra esperienza PvP nella ricerca di altre ciurme per ottenere i loro tesori che si possono trovare nel mondo di gioco attraverso una serie di attività che vanno dall'esplorazione ai combattimenti. Insomma, una classica avventura alla Pirati dei Caraibi, tant'è che c'è stata una collaborazione con l'universo cinematografico di proprietà della Disney. Nel corso degli anni il live service ha permesso alla Rare Games di ampliare tantissimo i contenuti di gioco. Ho ancora un sacco di ricordi bellissimi di me, di un mio vecchio compare che saluto, ciao Matt, con il quale abbiamo fatto le 1000 pazzie in diverse stagioni, anche con ciurme e gilde più organizzate. Non tutte le stagioni di Sea of Thieves purtroppo sono state ugualmente belle e divertenti, con qualità della vita e contenuti ugualmente curati. Ci sono stati tantissimi alti e bassi. Non ho giocato l'ultima stagione e saluto un altro amico, il buon Marco, che mi ha raccontato un pochino lo stato del gioco. Non è proprio dei migliori a quanto pare al momento. È un gioco che non muore ma che non sta performando tantissimo. Speriamo che con la nuova stagione dei contrabbandieri annunciata durante l'Xbox Showcase qualcosa di speziato possa tornare fuori. Vi consiglio comunque di provarlo, lo potete trovare all'interno dell'Xbox Game Pass. Io l'ho comprato all'epoca sul Microsoft Store e l'ho ricomprato in sconto su Steam perché sono un completista maniaco di Steam, nonostante in realtà, come vedremo più avanti all'interno di questo video, a livello di servizio ai giocatori i live service moderni sono carenti e dovremmo fare qualcosa a riguardo, per evitare di passare alla pirateria vera e propria. È il turno di No Man's Sky, un survival esplorativo che partì malissimo alla sua release. Ciò nonostante, nel corso degli anni ha ricevuto una cura da parte dei suoi sviluppatori veramente fuori dal comune. Infatti Hello Games si è riscattata rilasciando tantissimi aggiornamenti di qualità, trasformando il gioco in una bestia nuova che continua ad essere consistentemente curata in live service. Fra tutti gli esempi che vi faccio oggi è sicuramente il più virtuoso. Non ho niente, davvero nulla da dire di negativo su No Man's Sky. Anche qui è presente nell'Xbox Game Pass. Io consiglio almeno il tentativo. Capisco che essendo sci fiction sia un pochino più di nicchia, ma è uno sci-fi particolare. La narrativa, le quest, gli eventi comunitari delle spedizioni tengono veramente in mente il giocatore in quanto veicolo narrativo. Tutte le nostre scelte sono importanti e non c'è assolutamente un limite. È un universo, anzi potrei dire un multiverso, ricco di sorprese e pronto ad accogliere chiunque. Pure nel caso di No Man's Sky sono presenti i Twitch drop e le ricompense, che però sono concomitanti con le nuove spedizioni. Al momento non ce n'è una attiva, ce n'è stata di recente, credo tra maggio e giugno, non ne sono sicuro, quella Beacon con tanto di spedizione. Giugno è stato un mese molto impegnativo e quindi non sono riuscito a trovare il tempo per interessarmene, ma spero di poter recuperare con la prossima spedizione, perché alla fine No Man's Sky è appunto uno di quei titoli che, anche se piace a pochi,
va a magnetizzare tutte le volte che c'è un aggiornamento la sua community. Per tale motivo è un perfetto esempio di gioco di ritorno e sta benissimo all'interno di questa lista, a mio dire. Il terzo videogioco di ritorno, proprio perché sandbox particolare, di una nicchia specifica con una fanbase dovuta anche ad altri contesti, è scontato nel mio caso per chi mi conosce. Total War Warhammer 3. In realtà tutta la saga, appunto, con il 3 che è la crasi definitiva di tutta la trilogia. Ho divorato, come fan di Warhammer e nello specifico fantasy, tutta questa saga nel corso degli anni. Sempre comprato tutto a prezzo pieno, sempre rimasto a giocare, ho curato collezioni di mod su collezioni di mod, ho collaborato con modders, ho cercato di fare il tutto per questo gioco. È forse il mio gioco preferito, sicuramente strategico a mani basse, a prescindere anche da tutti gli altri, senza togliere nulla a nessuno. Questo perché è un insieme di grand strategy con l'RTS, quindi sia a turni su vasta scala, con tante meccaniche a seconda della fazione, sia tattica di battaglia in tempo reale. Purtroppo non ha mai performato eccessivamente bene oltre gli standard degli strategici, ma va detto una cosa, rispetto a tutti gli altri Total War ha sempre navigato su livelli altissimi e costanti di utenza, tant'è che tuttora risulta molto ben piazzato nel concurrent player count. Il live service è un po' particolare, direi che è più uno stretch da parte mia inserirlo qui, però effettivamente i cicli di aggiornamento sono consistenti, per quanto rispetto a Sea of Thieves, No Man's Sky o i prossimi titoli che vi citerò non ci siano dei contenuti che non tornano più, che vengono istanziati all'interno di una stagione, ma la costante cura da parte della Creative Assembly, con alti e bassi anche qui come nel caso della Rare, mi permette comunque di giustificare la sua presenza qui dentro, oltre che appunto è uno di quei giochi che io continuo a giocare consistentemente, ma mi rendo conto che sia estremamente controtendenza, giocato da pochi, soprattutto in Italia, ed è un peccato, perché offre sia uno scenario competitivo multiplayer per le battaglie RTS, sia l'opzione sandbox single player o cooperativa con piccoli gruppi di amici. L'art design, il sound design, lo storytelling, la fedeltà con un'ambientazione, quella del vecchio Warhammer Fantasy, che è perfetto per questo tipo di strategico, per me è fantastico, eccezionale, degno di nota, di una bellezza a volte anche disarmante. Lo chiarisco subito, metto le mani avanti, non è una sponsorizzazione, sono semplicemente estremamente appassionato, anzi con tutti i soldi che ho pagato alla Games Workshop per avere dei modellini di plastica nel corso della mia vita, potete capire che sono principalmente un fanboy del franchise Warhammer, ed è questo che mi spinge tantissimo in questa direzione, perché oltre che essere un collezionista fan di Warhammer, sono anche un gamer. Aggiungiamoci anche che la formula Total War mi accompagna dai tempi di Rome. Dunque è un bias cognitivo anche duro a morire, ecco. Per gli amanti del fantasy non ci allontaniamo troppo da Warhammer, perché questo titolo racchiude uno storytelling e un world building molto grimdark e che credo sia a suo modo ispirato all'ambientazione precedente. Si tratta di un action RPG che va ovviamente dal mio punto di vista a scavalcare Diablo completamente anche nella definizione del sottogenere Diablo-like. Sto ovviamente parlando di Path of Exile. Ce ne sono due adesso, oh no, e uno sa volare. No, non è vero, non sa volare, purtroppo Path of Exile 2 a stento al momento arranca. Sono due giochi molto diversi tra loro, entrambi della Grinding Gear Games, entrambi in controtendenza, sicuramente una super nicchia in primo luogo in Italia, la solita tiritera. Rimane comunque l'action RPG più completo, che più rispetta Path of Exile il tempo dei giocatori e che consistentemente ha nel mondo anglofono e in minor parte anche nel mondo italiano un nutrito gruppo di content creators che cercano di fare il possibile per mantenere attiva
la community e comunicare con degli sviluppatori che una volta godevano di una fama eccellente in tal senso, ma con Path of Exile 2 la poca chiarezza di comunicazione nel percorso di sviluppo e transizione dall'1 al 2, ecco, hanno un po' perso. Path of Exile nasce come un free to play che fa pagare solo se necessario al giocatore. Cioè, se voi veramente volete giocare a Path of Exile, arriverete a voler spendere in primis i vostri soldi su Path of Exile. Ma in realtà non è necessario. Per Path of Exile 2, essendo in Early Access, l'unico modo per giocarlo è comprare una chiave. Ve ne volevo parlare proprio verso la fine, quindi sfrutto l'occasione per ricordarvi che sono un partner di Instant Gaming e potete trovare in descrizione tutti i link per supportare il mio canale e quello che intenderò fare ancora, comprando magari uno dei giochi che vi ho presentato, aggiungendo il mio nome come indicato o usando il QR code per far sì che Instant Gaming riconosca che state accedendo al gioco per comprarlo grazie a me. Mi aiuterebbe veramente tantissimo, come anche la solita call to action che io non vorrei fare ma mi tocca sempre fare riguardo al like, il commento, la condivisione. Non siete obbligati, mi dà sempre fastidio chiederlo, ma è prassi, è un jazz da youtuber, quindi capitemi. Ritornando a parlare di Path of Exile, è vero, è un gioco sempre in controtendenza perché il live service dipende dal ciclo della lega, della stagione. Io ci torno spesso e in maniera abbastanza casual ormai. Ho tryhardato molto su Path of Exile 2 proprio perché la novità mi ha trainato e coinvolto tantissimo, oltre che è arrivato in un momento particolare della mia vita, mi ha aiutato a gestire un trasloco e delle difficoltà familiari, mi ha fatto molto da valvola di sfogo. Comunque, romanticismo a parte, io consiglio di darci almeno un'occhiata. Non è ovviamente per tutti, né il primo, men che meno il secondo, che ancora manca di tantissimi quality of life improvements. Siamo arrivati alla mia ultima raccomandazione di videogiochi contro tendenza, tornando su Warhammer, però in questo caso Warhammer 40.000, la versione grimdark science fiction, con Darktide per primo, perché ci sarà anche un bonus, ve lo spoilerò già. Gli sviluppatori della casa Fatshark hanno creato un Left 4 Dead in passato, Vermintide per Warhammer Fantasy, e sono sbarcati solo di recente, poi tanto di recente no perché sono già 2 annetti, su Warhammer 40.000. Lo stile appunto è un cooperativo a 4 giocatori con diverse classi, talenti, armi eccetera, all'interno di mappe accuratamente create a livello di game design e artistico per raccontare delle storie e fornire un contesto procedurale in un certo frangente di cooperazione PvE. È frenetico sì, è power fantasy sì, richiede tantissima skill, soprattutto alle difficoltà più elevate, ma secondo me ha un potere devastante perché andare su Darktide quando si è incazzati come delle faine nella vita e immaginare che quei dannatissimi eretici di fronte a noi sono proprio le persone che ci danno più fastidio e riempirle di mazzate sacre nel nome del dio imperatore è liberante, molto, alleggerisce la mente. È un po' come giocare a Doom, però Warhammer in 4. È uscita di recente la nuova patch con la nuova classe dell'Arbitrator, il giudice, il Judge Dredd, che impone la Lex Imperialis con martelloni, bombe a mano e fucili a pompa, oltre che con un doggo carinissimo e letale da scatenare sui nostri nemici. Il cybermastino infatti va a replicare un nemico del gioco, che è il Segugio, però a disposizione dei giocatori. Con il DLC degli Arbites sono tornati veramente tantissimi giocatori, io in primis, e per fortuna, perché veramente in questi giorni avevo bisogno di sparare in faccia a qualcuno e Darktide dà a livello audiovisivo queste soddisfazioni allucinanti. Ora, la piccola chicca che io vorrei aggiungere, oltre a Darktide ci sono anche i colleghi di Focus e Saber Interactive
con Space Marine 2, che è ancora più recente, incentrato sulla campagna e su determinate modalità di gioco contrariamente a Darktide, ma che anch'esso ha ricevuto un aggiornamento di recente con il Siege Update, cioè una sorta di Horde mod in difesa di un punto specifico, appunto è un assedio. Date magari uno sguardo anche a Space Marine 2, che secondo me è un piccolo capolavoro, e vi voglio ricordare che ci sono attivi Twitch drops sia per Space Marine 2 sia per Darktide, quindi magari approfittatene finché potete. Questi erano tutti i live service games che vi volevo consigliare, ma come vi avevo anticipato c'è un'iniziativa importantissima di cui vi vorrei parlare, anche meglio in realtà, quindi adesso ve la introduco e vi prometto che tratterò meglio il tema in futuro con un video dedicato. Sto parlando dell'iniziativa petizione raccolta firme di fronte alla comunità europea Stop Killing Games. C'è tantissimo da dire sull'argomento. Io vi lascio intanto il link in descrizione se voleste firmare. In sintesi è richiedere agli editori e sviluppatori di videogiochi di non terminare la vita di un videogioco a comodo loro, ma di trovare una soluzione davanti alla legge per mantenere il live service anche una volta che sarà staccata la spina di sviluppo. Ciò detto, grazie ancora una volta per aver cliccato sul teschietto del tiranno. Resistete a sto caldo, vi prego, anche da parte mia. Spero che stiate meglio di me perché io non ce la faccio più. Avventurieri, avventuriere, anche oggi Tirannomatto out. Questo è quanto.